Ciao a tutti e benvenuti al nostro primo capitolo sulle Meditazioni di Marco Aurelio. Oggi esploreremo la vita e la filosofia di questo imperatore romano, uno dei più grandi rappresentanti dello stoicismo. Marco Aurelio, oltre ad essere un rispettato governante, è conosciuto per le sue profonde riflessioni sulla natura umana e sull'arte del vivere bene. Le sue meditazioni non furono scritte per il pubblico, ma come un diario personale, il che rende le sue parole ancora più autentiche e ispiratrici. Lo stoicismo, una scuola di filosofia fondata ad Atene da Zenone di Cizio, insegna che la felicità sta nel vivere in conformità con la natura, sviluppando virtù come la saggezza, il coraggio, la giustizia e la temperanza. Per Marco Aurelio, la pratica quotidiana di questi principi era fondamentale per raggiungere una vita piena e tranquilla. Durante questa serie, scopriremo come queste idee possono essere applicate nella nostra vita quotidiana per aiutarci a affrontare le sfide e trovare la pace interiore. Nelle Meditazioni, Marco Aurelio riflette sui principi base dello stoicismo, come la dicotomia del controllo, l'importanza della virtù e la conformità con la natura. Ci ricorda costantemente che la chiave per la tranquillità sta nel concentrarsi su ciò che possiamo controllare e accettare serenamente ciò che non possiamo. Questo concetto è fondamentale per sviluppare la resilienza emotiva. Inoltre, Marco Aurelio sottolinea che vivere secondo virtù è essenziale per raggiungere la vera felicità. La virtù, per gli stoici, non è solo una qualità morale, ma l'essenza stessa della vita buona. Ci incoraggia ad allineare le nostre azioni con la ragione e la natura, cercando sempre il bene comune e l'eccellenza personale. Questi insegnamenti formano la base della sua filosofia e sono rilevanti ancora oggi. Uno dei concetti centrali nelle Meditazioni è la dicotomia del controllo. Marco Aurelio ci insegna a distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non lo è. Scrive che dobbiamo concentrare i nostri sforzi su ciò che possiamo cambiare, le nostre azioni e reazioni, e accettare serenamente ciò che non possiamo controllare, come le azioni degli altri e gli eventi esterni. Questa pratica è essenziale per ridurre l'ansia e lo stress. Quando applichiamo la dicotomia del controllo nelle nostre vite, impariamo a liberare la necessità di controllare l'incontrollabile e a concentrarci sulla nostra virtù e comportamento. Questo approccio ci aiuta a mantenere la calma e la chiarezza in situazioni difficili, permettendoci di rispondere in modo più efficace ed equilibrato. Interiorizzando questo principio, possiamo trovare una sensazione più profonda di pace e resilienza. Per gli stoici, la virtù è il bene supremo. Marco Aurelio ci ricorda che dobbiamo cercare la virtù in tutte le nostre azioni. Crede che la vera felicità venga dal vivere una vita virtuosa, dove la ragione e la natura guidano le nostre scelte. Le 4 virtù cardinali dello stoicismo, saggezza, coraggio, giustizia e temperanza, sono costantemente evidenziate nelle sue riflessioni. La ricerca della virtù implica allineare le nostre azioni e decisioni con questi principi, indipendentemente dalle circostanze esterne. Marco Aurelio ci sfida ad essere onesti, giusti e coraggiosi, non per ricompense esterne, ma perché questi sono i pilastri di una vita buona. Questa prospettiva ci invita a coltivare un carattere forte e ad agire con integrità, anche di fronte alle avversità. Marco Aurelio ci insegna il concetto di amor fati, l'amore per il destino. Crede che dobbiamo accettare tutto ciò che la vita ci porta, sia le avversità che le benedizioni, con serenità e gratitudine. Questo principio ci incoraggia a vedere le sfide come opportunità di crescita e ad abbracciare il nostro destino con uno spirito resiliente e positivo. Accettare il destino non significa rassegnazione passiva, ma un approccio attivo di coinvolgimento con la realtà. Trasformando gli ostacoli in opportunità, possiamo sviluppare una forza interiore che ci permette di affrontare qualsiasi situazione con equanimità. Marco Aurelio ci mostra che, accettando il nostro destino con amore, possiamo trovare una profonda pace interiore e una maggiore capacità di adattamento ai cambiamenti della vita. Riflettendo sulla transitorietà della vita,
Marco Aurelio ci ricorda l'inevitabilità della morte e l'importanza di vivere pienamente il presente. Medita spesso sulla brevità dell'esistenza e sulla fragilità della vita umana, incoraggiandoci a valorizzare ogni momento. Questa consapevolezza della mortalità ci aiuta a dare priorità a ciò che è veramente importante e a vivere in modo più consapevole e intenzionale. Accettare la transitorietà della vita ci permette di liberare attaccamenti inutili e concentrarci nel coltivare relazioni significative e azioni virtuose. Marco Aurelio ci ispira a vivere con scopo, apprezzando la bellezza del presente e utilizzando il nostro tempo in modo saggio e produttivo. Questa prospettiva stoica ci invita a trovare significato e gioia nelle piccole cose del quotidiano. Marco Aurelio sottolinea l'importanza di vedere l'umanità come una grande comunità. Crede che siamo tutti parte di un tutto più grande e che le nostre azioni debbano sempre considerare l'impatto sul bene comune. La solidarietà e la cooperazione sono fondamentali per la filosofia stoica, e Marco Aurelio ci incoraggia ad agire in modo altruistico e compassionevole. La ricerca del bene comune implica mettere l'interesse collettivo sopra gli interessi individuali. Marco Aurelio ci insegna che, contribuendo al benessere degli altri, coltiviamo anche la nostra felicità e virtù. Questa visione ci invita a sviluppare una maggiore empatia e a lavorare insieme per creare una società più giusta e armoniosa. La gestione delle emozioni è un tema ricorrente nelle meditazioni. Marco Aurelio ci consiglia di mantenere la calma di fronte alle avversità, controllando emozioni negative come rabbia, paura e invidia. Crede che la vera forza risieda nella capacità di mantenere l'equilibrio, indipendentemente dalle circostanze esterne. Praticare il controllo emotivo significa sviluppare una mente serena ed equilibrata. Marco Aurelio ci offre varie tecniche per coltivare questa pace interiore, come la meditazione quotidiana e la riflessione sulle nostre reazioni. Dominando le nostre emozioni, possiamo rispondere alle sfide della vita in modo più saggio ed efficace, mantenendo chiarezza e compostezza in tutte le situazioni. La pratica dell'autoesame quotidiano è fondamentale per gli stoici. Marco Aurelio ci incoraggia a riflettere sulle nostre azioni e pensieri della giornata, cercando sempre il miglioramento continuo e la crescita personale. Questo autoesame ci aiuta a identificare aree in cui possiamo svilupparci e a correggere comportamenti che non sono allineati con i nostri valori. L'autoesame stoico implica un'analisi onesta e compassionevole delle nostre mancanze e successi. Marco Aurelio ci ricorda che l'obiettivo non è la perfezione, ma il progresso costante. Dedicando tempo alla riflessione quotidiana, possiamo diventare più consapevoli dei nostri schemi di pensiero e comportamento, coltivando un carattere più forte e virtuoso. Per concludere la nostra serie, ricapitoliamo i principali insegnamenti di Marco Aurelio. Le sue riflessioni sulla dicotomia del controllo, la virtù, l'accettazione del destino e la transitorietà della vita offrono una ricchezza di saggezza senza tempo. Questi principi ci forniscono strumenti preziosi per affrontare le sfide moderne con una mente equilibrata e un cuore sereno. Applicando queste idee nella nostra vita quotidiana, possiamo sviluppare una resilienza emotiva, vivere con integrità e trovare la pace interiore anche nei momenti più difficili. Le meditazioni di Marco Aurelio ci invitano a riflettere profondamente e ad agire con consapevolezza e compassione. Se hai trovato utile questa serie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a lasciare un mi piace. Condividi i tuoi pensieri nei commenti e facci sapere quali altri temi filosofici ti piacerebbe esplorare. La tua partecipazione è fondamentale per crescere insieme in questa comunità di appassionati di saggezza senza tempo. Grazie per averci seguito e alla prossima!